Questa non sarà una semplice slot car da mettere in pista e iniziare a far girare. Questa Oreca 07 della Slot It la andiamo infatti a preparare per il campionato italiano appunto di Slot It nella categoria LMP P1, una delle configurazioni più tecniche, più sofisticate e più interessanti da mettere a punto. Rispetto alla sua sorellina minore, la categoria P2, qui cambia completamente l'approccio. Ci sono infatti molti più componenti da scegliere, più soluzioni da provare e soprattutto più variabili da capire. La macchina infatti può diventare veramente molto prestazionale, ma solo se viene studiata bene e attentamente prima di essere montata. Oggi dunque non andiamo a prepararla completamente, oggi andiamo a posizionare tutti i componenti, tutti gli accessori sul tavolo di Slot Car Tech e andiamo a vedere quali potrebbero fare la differenza. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Qui parliamo di slot car a 360 gradi, test, preparazione, gare, materiali e tutto quello che serve per capire come funziona davvero e come si comporta una slot car sulla pista. Nel video di oggi entriamo in un argomento tecnico, la preparazione della Oreca 07 di Slot It per la categoria LMP P1. Questo sarà il primo video di un piccolo percorso. Oggi vediamo tutti i componenti, poi nel prossimo video monteremo, prepareremo e proveremo la vettura ed infine andremo a farne il confronto con la sorellina della categoria P2. Prima di andare ad osservare tutti i pezzi, tutti i componenti che come vedete sono veramente molti che si possono montare su questa Oreca 07 ma anche su tutte le altre vetture Slot It sempre appartenenti alla categoria LMP P1, ebbene fare una piccola precisazione. La categoria P1 è decisamente molto più sofisticata, molto più complicata, molto più libera rispetto alla categoria P2 che abbiamo già visto con la preparazione della Cura che utilizza normalmente all'interno del campionato italiano di Slot It. Nella P2 infatti si ha una configurazione leggermente più guidata, più semplice da interpretare e con meno variabili. La P1 invece ti permette di lavorare molto di più sulla macchina. Puoi ragionare sul telaio e sul suo supporto motore, su trasmissione, assali, boccole, sospensioni, cerchi anteriori, cerchi posteriori, gomme, pick-up, spazzole, zavorre e tanti altri piccoli dettagli che messi insieme possono cambiare completamente il comportamento della vettura. Infatti è una categoria affascinante proprio per questo. Non basta montare i pezzi migliori, bisogna capire quali componenti funzionano meglio tra loro ed è proprio su questo punto che la preparazione diventa davvero interessante. E allora partiamo subito e facciamo una cosa molto pratica. Andiamo a posizionare questa Oreca 07 al centro del tavolo di Slot Car Tech e tutto attorno andiamo anche a posizionare i componenti e gli accessori che potremmo utilizzare per preparare al meglio questa slot car. L'idea infatti non è quella di dire subito questo è il setup definitivo, perché sarebbe sbagliato. L'idea è di capire quali possibilità abbiamo, cosa può cambiare ogni componente e ragionare quindi a tavolino prima ancora di scendere in pista. Come vedete ragazzi, i pezzi a nostra disposizione per preparare questa Oreca nella categoria P1 del campionato italiano LMP Hypercar di Slot It sono veramente molti. Abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Io ve l'ho suddivisi qua sul tavolo tutto attorno alla vettura che andremo a preparare. Ho scelto proprio la Oreca perché ha il privilegio di avere il telaio identico alla Cura, quindi con il telaio interscambiabile potremo poi andare a fare un confronto tra la versione P1 e la versione P2 e capire così effettivamente quali potrebbero essere le divergenze fra le due preparazioni e anche quale delle due va meglio dell'altra. Partiamo da quello che forse è l'aspetto più semplice, ovvero la carrozzeria. Chiaramente ha il suo regolamento, deve avere un peso che è indicato direttamente all'interno del regolamento tecnico. L'unica modifica che possiamo andare ad effettuare sulla carrozzeria di questa macchina, ma anche chiaramente sulla Cura e sulla Toyota, è l'utilizzo di questo alettone posteriore in Lexan, quindi un componente che sicuramente va a diminuire il peso della carrozzeria, quindi avremo poi la necessità di andarlo a piombare per renderlo nuovamente conforme a quanto dice il regolamento, però ricordatevi che stiamo andando a togliere peso in alto e lo andremo a mettere sotto l'abitacolo, quindi in una posizione leggermente più bassa, andando così ad
ad abbassare complessivamente il baricentro di tutta la vettura. In questo caso il componente che potrebbe essere sostituito è il CS55 PLX e, come dice già la confezione, va bene sia per la Oreca 07 che per la Cura ARX 05. Togliamo così la carrozzeria a questa stupenda Oreca 07 Slot It che come sempre ci delizia con colorazioni bellissime, stupefacenti, e andiamo a vedere nel dettaglio il telaio che potrà ospitare tutte queste componentistiche. Ho lasciato da parte, e qui non lo vedete, il motore, perché chiaramente non sarà questo il motore dedicato alla P1, lo vedremo poi dopo. Non l'ho voluto mettere apposta qui nella preparazione perché chiaramente il motore è uno di quei componenti che viene fornito direttamente dalla direzione gara in regime di parco chiuso, per cui sicuramente per le nostre prove andremo poi a provarlo, a testarlo, a verificare il comportamento della vettura, lo vedremo in seguito e avremo una scelta obbligata. Toglieremo il motore originale della vettura e lo andremo a sostituire con quello previsto da regolamento. Come vedete, il telaio della Cura e dell'Oreca è un telaio suddiviso fondamentalmente in due parti. Abbiamo la parte grande del telaio e poi un banchino che in questo caso ha l'attacco a 6 punti, 2 nella parte anteriore, 2 nella parte posteriore, 2 laterali, che è svincolato dal telaio stesso, ed è proprio qui che inizia la nostra prima scelta. Abbiamo infatti a disposizione diversi banchini per ogni singola esigenza. Beh ragazzi, pensate che ogni banchino chiaramente si adatta meglio ad una superficie di pista piuttosto che all'altra, quindi dovremo cercare anche di andare a trovare quello che è il giusto mix di preparazione della nostra vettura che meglio si adatta a tutte le condizioni delle piste. Infatti non tutti i gironi hanno la particolarità o la fortuna, chiamiamola come volete, di girare sempre nelle stesse condizioni. Noi ad esempio nel girone nord-ovest abbiamo una grande eterogeneità di piste, di superfici, e ci offrono la possibilità di mettere sempre mano alla vettura per poterla preparare e adeguare ad ogni circuito. Ragazzi, i banchini sono veramente tanti, abbiamo una diversità sia in termini di materiali, quindi un materiale che è più duro, un materiale più morbido, più flessibile, che copia meglio le asperità, ma abbiamo anche una differenza in termini di offset, perché va ricordato infatti che qui conta anche molto l'altezza del motore rispetto alle bandelle, perché anche seppur in minima parte il motore agisce con trazione magnetica e ci permette di rendere la vettura più stabile sulla pista sulla quale noi andiamo a correre. Qui abbiamo diverse tipologie di banchino, sono presenti tutti gli offset e sarà nostra cura andare a provare tutte queste soluzioni per capire quale sarà la migliore da utilizzare sulla nostra Oreca. Altro aspetto fondamentale che va tenuto sicuramente sott'occhio su questa vettura sono i cerchi. Come vedete qui ce ne sono veramente tanti, partiamo da dei cerchi in plastica di diverse dimensioni che ci permettono appunto di gestire anche l'assetto della vettura, per transitare dai cerchi in alluminio che possono essere sia dei cerchi air oppure dei cerchi tradizionali, alleggeriti o pieni a seconda di quello che si vuole avere come preparazione della vettura, passando dai cerchi in magnesio, quindi ulteriormente alleggeriti, ulteriormente scavati, per arrivare ai cerchi in 3D. Vedremo poi in effetti quali sono tutte le differenze di questi componenti. Sul banchino motore non va certo tralasciato un componente che io direi abbastanza fondamentale, ovvero i Brass Spherical Brushing, che non sono altro che quegli uniball che vanno inseriti all'interno del banchino motore e ci permettono di inserire l'assale e fare in modo che questo giri senza attriti, non togliendo così trazione alla vettura, perché è importante che tutti i componenti possano girare, possono essere il più liberi possibili in modo tale da sfruttare al 100% quella che è l'erogazione del motore. A proposito di assali che vanno ad infiltrarsi all'interno di questi Brass Spherical Brushing che hanno il codice CH14, abbiamo poi anche gli assali. In questo caso gli assali possono essere forati diverse dimensioni ma dal peso decisamente molto contenuto rispetto agli assali classici tradizionali in acciaio rettificato. Questi ci danno appunto la possibilità di alleggerire ulteriormente sia l'assale anteriore ma anche e soprattutto l'assale posteriore, che poi in effetti è proprio lui a darci la motricità del veicolo. Sull'assale è possibile andare ad installare diverse tipologie di rapporti. Qui abbiamo la possibilità di installare sia corone in plastica sia corone in ergal, così come abbiamo anche la possibilità di andare ad utilizzare diversi pignoni, e anche qui la scelta è doppia: pignone in ergal oppure classico pignone in ottone. Per quanto riguarda il discorso delle corone, la scelta su
sulla plastica va dalla GA1626, quindi con una dentatura pari a 26 denti, fino alla GA1630 con una dentatura pari a 30 denti. Dovete scegliere la dentatura adeguata, il rapporto adeguato tra corona e pignone affinché il motore possa esprimere tutta la sua potenza, tutta la sua velocità in base al circuito sul quale vi trovate. Se invece preferite non utilizzare la plastica ma andare direttamente sull'Ergal, qui abbiamo delle corone decisamente leggere. Si parte dalla GA1626, quindi sempre con 26 denti, fino ad arrivare alla GA1631. In questo caso, per quanto riguarda il discorso dell'Ergal, abbiamo addirittura un dente in più, quindi una corona ancora più corta rispetto alle classiche corone in plastica. Per quanto riguarda i pignoni abbiamo non soltanto una diversa dentatura ma anche un diverso diametro del pignone stesso. Infatti andiamo nella misura di 6,5 mm in Ergal per quanto riguarda i PI 65 e qui abbiamo chiaramente una dentatura che varia dai 10, 11 o 12 denti, per passare poi al pignone in ottone da 6,75. In questo caso abbiamo una diversa dentatura che varia da 11 a 12 denti per arrivare fino al diametro massimo del pignone pari a 7 mm, e in questo caso abbiamo una dentatura pari a 12, 13 e 14 denti. Insomma, sarà difficile trovare il giusto mix di rapporti, tante scelte, tante prove che però permettono alla nostra vettura di adeguarsi perfettamente, di calzare come un guanto su ogni tracciato che andiamo ad incontrare. E chiaramente per fermare il nostro assale all'interno di questi uniball, per evitare la traslazione laterale e per dare minor sforzo tra corona e pignone, abbiamo uno stopper. In questo caso lo stopper è di tipo alleggerito, quindi un componente indispensabile per ogni preparazione che si rispetti. Sempre continuando con la preparazione della vettura, possiamo ad esempio andare ad installare le sospensioni e qui abbiamo due possibilità. Possiamo partire dalle classiche sospensioni tradizionali, le CH47, dove abbiamo praticamente le classiche molle che vanno a permettere al banchino di andare a sospensionare relativamente al telaio, oppure possiamo utilizzare le CH09. Qui andiamo sulle sospensioni di tipo magnetico. Per entrambe le soluzioni abbiamo poi diverse tipologie di molle. Ad esempio, per le sospensioni classiche, quelle a molla, abbiamo ad esempio le molle di tipo soft, le CH55A, ma anche quelle medium, le CH55B, oppure le ultra soft, le CH55C. E poi, come ultima scelta disponibile se volete montare questo tipo di sospensioni, abbiamo le short ultra soft, che sono molle leggermente più corte rispetto alle altre e hanno il codice CH55D. Se invece volete preparare la vostra vettura con le sospensioni magnetiche, oltre al kit iniziale con il quale poter far basculare il vostro banchino sul telaio, abbiamo poi due diversi tipi di magnete: i CN09, che sono magneti rotondi del diametro di 4 mm e dello spessore di 1 mm, oppure i CN09 che hanno sempre il diametro da 4 mm ma hanno uno spessore di 1,5 mm e quindi in pratica hanno un maggior potere magnetico e agiscono in modo completamente differente rispetto a quelle di prima. Insomma, tanti modi per riuscire a dare un po' più di trazione alla nostra vettura laddove potrebbe essere necessario. E sempre parlando di sospensioni, possiamo andare a migliorare tutto il nostro kit con dei cappellotti appositi, dei cappellotti in Ergal che sicuramente sono più prestazionali rispetto a quelli in plastica già all'interno della confezione originale e che ci permettono di gestire meglio il basculamento della nostra vettura. Potrebbero già sembrare molte tutte queste variabili, però a queste vanno aggiunte anche altri componenti sicuramente più minuscoli, però hanno lo stesso grado di incidenza nella preparazione rispetto a tutti gli altri, come ad esempio potrebbero essere proprio le viti, perché infatti dobbiamo andare a sostituire quelle originali da scatola e qui abbiamo una doppia scelta. Chiaramente possiamo utilizzare tutte le viti in ottone che già tutti conosciamo, oppure rivolgerci alle viti in Ergal. Peso totale della vettura sicuramente ridotto. Stesso discorso vale per i grani, lunghi o medi, in acciaio oppure tradizionali. Insomma, anche in questo caso, per dare l'assetto alla sala anteriore o gestire l'altezza della carrozzeria rispetto al telaio, abbiamo diverse scelte. Ma non è finita, perché
anche nella parte anteriore della nostra vettura, proprio sul pick up, possiamo decidere di andare a sostituire quello originale con un pick up racing più professionale, dalla lama leggermente più ristretta, che ci dà la possibilità di avere una maggiore scorrevolezza. Mi raccomando, dovete sempre ben valutare dove andate a correre con la vostra vettura, perché è vero che un pick up più stretto generalmente permette alla vettura di scorrere meglio, però dovete anche pensare che ci sono delle piste in legno dove spesso ci va un pick up leggermente più grande affinché la vostra vettura non esca proprio dallo slot, e noi qui nel girone nord-ovest abbiamo una pista in legno su cui si correrà prossimamente. A completare la schiera di tutti questi accessori meccanici ci sono poi questi distanziali con tanto di spessimetro che ci permettono di andare a distanziare ad esempio la corona dal supporto del banchino motore oppure lo stopper, riducendo così ancora ulteriormente gli attriti. Sono sempre accessori molto utili che alle volte vengono dimenticati, ma se provate ad utilizzarli troverete sicuramente un ampio beneficio. E poi chiaramente le gomme. Qui abbiamo la gomma posteriore, una gomma fornita in regime di parco chiuso, è la classica gomma F22 ormai che conosciamo tutti di Slot-It. Chiaramente è una gomma che noi possiamo utilizzare per effettuare tutte le nostre prove, non abbiamo altre possibilità e sappiamo dunque che sarà proprio quella ad essere utilizzata durante le gare. Per quanto riguarda invece la sala anteriore abbiamo due scelte: si va dalla classica PT19, quindi il classico guantino che va a ricoprire la gomma e rende la combinazione cerchione gomma decisamente molto piccola, alla PT12, anch'essa una gomma decisamente piccola, è una gomma anch'essa molto piccola. La differenza tra le due gomme è proprio il compound della gomma. Per quanto riguarda la PT19 abbiamo come compound lo Z1, mentre per quanto riguarda la gomma PT12 abbiamo il compound S2, e anche qui starà a voi la scelta migliore per poter far scorrere la vostra vettura durante i curvoni più veloci ed evitare che questa si impunti e possa fuoriuscire. Lo abbiamo detto prima, il motore che verrà utilizzato in questa categoria LMP Hypercar P1 non è quello originale che si trova sulla vettura, ma in questo caso verrà utilizzato il Flat 6S, un motore da 22.500 giri, sempre di tipologia flat, quindi leggermente più basso a livello di cassa, e come codice AMN13CH. Insomma, un motore che promette sicuramente grandi prestazioni in più rispetto al motore originale montato sulla vettura e che comunque viene fornito sempre in regime di parco chiuso. Lo potete utilizzare se avete intenzione di andare a provare la macchina prima di arrivare in gara. Un altro accessorio decisamente un po' particolare è l'assale indipendente anteriore. È un assale che permette in pratica di andare a svincolare le due ruote anteriori e quindi evita che la ruota ad esempio interna possa andare in qualche modo a bloccare la ruota esterna nel caso in cui ci siano curvoni particolarmente veloci, perché sapete, non essendoci il differenziale ed essendo le ruote montate su un unico assale, queste girano praticamente esattamente nello stesso modo, anche se il raggio di curvatura è diverso. Essendo questa una preparazione racing particolarmente sofisticata, Slot-It ha pensato anche a questo piccolo particolare. Per cui vale la pena o non vale la pena montare questo assale? Beh, sicuramente una prova la facciamo e poi vi diremo anche il responso. E per finire, ma non è detto che lo dobbiate utilizzare tutti, anzi all'interno dei vari gironi sono veramente molto poche le piste in legno, per l'utilizzo su questo particolare tipologia di tracciato c'è un cerchio e un copertone apposito. Il cerchio e il copertone sono rispettivamente il codice W15009515A per il cerchione e il W1730971 per le gomme. Le gomme sono particolari perché sono gomme in spugna, queste andranno ad essere montate esclusivamente su questi cerchi molto particolari in alluminio, dovranno essere incollate, dovranno essere tornite e poi in tanti casi dovranno essere anche additivate. Insomma, una guida completamente diversa rispetto alla guida con gomme in gomma
a cui siamo normalmente abituati. Slottit ha pensato veramente proprio a tutto e a tutti, a tutte le piste e a tutti i piloti. Ci ha messo a disposizione tutta questa ampia gamma di accessori aftermarket affinché possiamo preparare la nostra vettura nel migliore dei modi. Voglio darvi ancora qualche piccola indicazione laddove magari c'è effettivamente qualche accessorio in più che non è direttamente legato alla tipologia di preparazione, ma magari eventualmente ad una scelta, ovvero ad esempio come nel caso della corona, scegliere se uno vuole una corona in plastica piuttosto che una corona in ergal. L'unica cosa, a parte chiaramente la rapportatura, quindi più o meno denti, e lì starà chiaramente a voi decidere cosa fare, è il peso. Prendiamo ad esempio una corona la 26 in plastica e andiamo a vederne il peso. Il suo peso è pari a 0,6 grammi. La andiamo a confrontare con una corona pari dentatura in ergal. Come vedete, anche la corona in ergal pesa esattamente 0,6 grammi. Facciamo anche un altro raffronto. Ad esempio andiamo a prendere la corona rossa, quella da 30 denti. Pesa 0,6 grammi per quanto riguarda la plastica e pesa esattamente 0,6 grammi anche per quanto riguarda l'ergal. Quindi ragazzi, non andate su una corona piuttosto che sull'altra basandovi sul peso, perché come avete visto il peso è praticamente lo stesso sia che scegliate una corona con diversa tipologia di dentatura sia che scegliate una corona di diverso materiale. In pratica la scelta è solo ed esclusivamente rivolta alla tipologia di accoppiamento tra pignone e corona, se volete magari ergal piuttosto che ottone, plastica piuttosto che ergal per la corona, insomma tutto è demandato esclusivamente ad una vostra scelta, al vostro modo di guidare. Non pensate di comprare una corona perché pesa meno dell'altra o viceversa. E possiamo andare a fare anche questo confronto sugli assali, dove effettivamente ci può essere una differenza di peso. Da questa parte abbiamo l'assale forato, da quest'altra parte invece abbiamo l'assale in acciaio pieno rettificato. Partiamo da questo, lo posizioniamo sul piatto della bilancia ed è pari a 1,7 grammi. Lo togliamo, prendiamo l'assale forato e guardate ragazzi, lo metto di fianco, hanno esattamente la stessa identica lunghezza, quindi stiamo parlando di due assali identici. Lo posizioniamo sul piatto della bilancia e abbiamo tolto praticamente 0,7 grammi. Quindi se volete togliere peso alla vettura avete già un primo indizio per capire dove rivolgervi. E per quanto riguarda invece il discorso dei banchini motore, qui la scelta è decisamente ampia. Che cosa dovreste andare a guardare? Beh, chiaramente in primo luogo dovreste andare a guardare l'offset, perché chiaramente l'altezza da suolo, come abbiamo già visto precedentemente, conta anche decisamente abbastanza per quanto riguarda il discorso del potere magnetico. E poi abbiamo anche la durezza del banchino. Abbiamo banchini medi, abbiamo banchini duri, extra hard o addirittura banchini in fibra di carbonio, che danno quindi maggior rigidità alla vettura stessa e quindi una risposta decisamente diversa a seconda di quello che andate ad installare. La scelta comunque va sempre molto ponderata. Avete questa tipologia di banchino con offset 0,5 già montato in origine sulla vettura, partirei proprio da quello per iniziare a fare le prime prove e poi eventualmente non doveste trovare la quadra, avete tutte queste altre possibilità per andare a correggere ulteriormente l'assetto. La bilancia ci torna nuovamente utile per andare anche ad esempio a misurare il peso di questi cerchi. Qui abbiamo due tipologie di cerchi in plastica, chiaramente abbiamo dimensioni diverse perché abbiamo il primo, quello grigio chiaro, che ha un diametro pari a 16,5 mentre quello nero pari a 17,3, e poi per concludere il cerchio in 3D che ha nuovamente un diametro di 16,5. Ma quale sarà il peso? Beh, questo da 17,3 misura 0,7 grammi, mentre l'altro in plastica da 16,5 misura anch'esso 0,7 grammi. Va ricordato che a questi due cerchi andrà aggiunto il copricerchio, mentre su questo in 3D non ha la necessità perché come vedete è già praticamente fornito di copricerchio. Il suo peso, lo mettiamo sulla bilancia, è 0,5 grammi, quindi pensate
guardate ancora quanto risparmio c'è nell'utilizzare questi cerchi. Sono queste le cose che dovrebbero farvi pensare quando state per preparare la vostra vettura. Anche per quanto riguarda i cerchi in alluminio, il diametro 16,5 e 17,3, abbiamo due tipologie di cerchi Air. Il cerchio con diametro 16,5 misura 1,2 grammi, mentre quello da 17,3 ne pesa 1,3, quindi c'è pochissima differenza per un diametro effettivamente anche poco diverso. Molte più scelte sicuramente per quanto riguarda i cerchi in magnesio. Abbiamo anche qui la differenziazione dei diametri da 16,5 a 17,3, ma abbiamo anche una differenza di larghezza del cerchio, quindi abbiamo dei cerchi leggermente più larghi e dei cerchi invece leggermente più stretti. La differenza del loro peso? Andiamola a trovare. Partiamo da quello da 16,5 che pesa esattamente 0,7 grammi, esattamente lo stesso peso del cerchio in plastica, quindi c'è davvero pochissima differenza. Altro cerchio da 16,5 alleggerito in modo leggermente diverso, un po' meno scavato, 0,8, quindi leggermente più pesante, poi quello da 17,3 che anch'esso pesa 0,8 grammi. Andiamo adesso a fare le misurazioni con i cerchi invece leggermente più larghi. Partiamo sempre dal diametro di 16,5, abbiamo come prima grammatura 0,8 grammi. Diversa tipologia di scarico del cerchio, sempre diametro 16,5, anche in questo caso 0,8 grammi, mentre per il cerchio da 17,3 siamo a 0,9 grammi, quindi anche qui 0,1 grammo di differenza. Quindi c'è praticamente pochissima differenza tra i cerchi larghi e i cerchi stretti. Chiaramente i cerchi larghi hanno un po' più di materiale, ma il peso è veramente minimo, quello che c'è a maggiorazione, stiamo parlando di 0,1 grammi, e anche in questo caso la scelta va ponderata se scegliere un cerchio in alluminio piuttosto che un cerchio in magnesio. Abbiamo cerchi in alluminio con caratteristiche di cerchio Air, abbiamo cerchi in magnesio con caratteristiche di cerchio tradizionale, peso inferiore per quanto riguarda il magnesio, peso superiore per quanto riguarda l'alluminio, e poi abbiamo i cerchi in plastica che hanno lo stesso peso dei cerchi in magnesio e la stessa struttura, a cui va comunque aggiunto anche il copricerchio. Su tutti chi la vince? Sicuramente il cerchio realizzato in 3D, perché ha già comprensivo anche il copricerchio e pesa nettamente meno. Quindi, come avete visto, preparare una slot car per la categoria LMP Hypercar +1 non significa soltanto cambiare due pezzi, significa costruire una macchina ragionata. La +1 infatti è interessante proprio perché ogni pezzo ha una diretta conseguenza: telaio, supporto motore, rapporti, basculamento tra carrozzeria e telaio stesso, pick-up, sono tutti elementi che devono saper lavorare insieme, ed è proprio questa la differenza rispetto alla categoria più semplice, ovvero la P2. Hai più possibilità, più libertà, ma anche più responsabilità nella scelta e nel montaggio dei componenti. Nel prossimo video faremo il passo successivo, ovvero prenderemo tutti questi accessori aftermarket ed inizierò davvero a preparare la vettura. Montaggio, controlli, regolazioni, scelte di setup e ragionamento completo per far funzionare al meglio la macchina. Poi, come sempre, la porterò in pista e cronometro alla mano inizierò a vedere se le scelte che ho fatto si dimostrano vincenti oppure se c'è qualcos'altro da cambiare. Solo alla fine andremo a capire che cosa ho fatto per rendere questa vettura una vettura possibilmente vincente. Ma non è tutto, perché poi andremo anche a confrontarla con la sorellina minore, ovvero con la Cura della categoria P2, e per fare questa prova andremo anche su questa macchina, visto che va a condividere lo stesso telaio, a mettere la carrozzeria della Cura per avere la certezza di effettuare una prova alla pari. Come sempre, se hai trovato queste informazioni interessanti, mi raccomando, metti un mi piace, e se anche l'argomento ti affascina, iscriviti al canale. Lascia i tuoi commenti sul video, dimmi se hai già preparato la tua P1, dimmi come l'hai fatta e magari lascia qualche consiglio anche ai meno esperti. Ragazzi, noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.